Ciao Butei, ancora porta a fare un giretto, a parte i sentieretti qua sul Pastel, zona Pastel, Monte Solane, eccetera. Dopo 2 anni che stava a Drio, mi informava, guardava come poteva fare, finalmente mi sono comprato una bici elettrica, una mountain bike elettrica, nonostante ci sia problemi di approvvigionamento, sono riuscito a cattarla della Medaglia, che ne era 2 e le prossime le arriva l'anno prossimo. Una l'ho tolta, lei una Olympia e Sport 900, l'unica bici in commercio che ha una batteria da 900 e un motore da 100 Nm. Nei 4 mesi che l'ho, ho fatto 1200 km, pochissimo asfalto, ho ciappato un po' la mano e ancora mi porta a farsi di Siese una Drio l'altra, se che la fermo. Si tratta della Cava Pozza Pozza, la Monte, la Mini, la Prete, la Rete e la Pineta Gargagnalo. E vedete come la va. Là si vede la cava, quando andremo a cominciare le discese. E siamo arrivati a località Molane, 888 metri. La salita per arrivare qua è dura anche con la bici elettrica, per cui mi immagino quelli che vengono su a gambe, massimo rispetto, perché la gran pendenza che non so. E da qua parte uno sterrato che mi porterà alla cava. E queste qua sono le cave del Monte Pastel, impressionanti. Ogni volta che li vedo mi pare da essere sul set delle Guerre Stellari. La roba che mi piace di più di sta bici è che le veneta. Ecco qua, un bel par di ginocchiere, reperto storico del Roxy Ring. Bene, allora questa è la prima discesa, Cava Pozza Pozza. Qui cosa stare. Parecchio bagnata la situazione, stare molto all'occhio. Ecco, la prima puzza da cui c'è il nome Cava Pozza Pozza, abbiamo fatto la cava, la puzza, adesso andiamo alla seconda puzza.
E questa è la seconda pozza. Adesso su di qua si va appena dopo la chiesa vecchia del Cavolo, e invece no, andiamo di qua e andiamo a fare un'altra discesa. Con le foglie non si vede mica i sassi sotto e le sorprese. Fango. E questo qua è il tocco dove ogni volta sbriciolo il lato, perché è piena banana e non la fa mai, per cui anche stavolta mi toccherà camminare troppo bagnato e fatica a stare in piedi con le scarpe. Bello. Ah. Che boschetto. Oh, qua la pararea finita e me se no un altro tocchettino bellissimo. Un bel selciato di pietra con cima alle foglie morte che non si vede mica che sotto è il top. E siamo venuti fuori a monte. Adesso torniamo su alla Cesaveccia del Cavolo, che è un par di chilometri di salita, dopodiché dalla Cesaveccia faremo le altre 4 discese. Cesaveccia del Cavolo, dove mi fermo sempre a mangiare uno snack e bere un pochettino, e da qua parte parecchi sentieretti single track bei. Adesso andremo a farne uno che si chiama Mini e mi preoccupa un pochettino perché è sempre muoio anche quando c'è il sole, e adesso non so, vedremo.
Ora un'altra pozza. Qua a sinistra. Qua sotto a destra. Fango. E questo è il punto dove si sbriccia tanto. Sì, là. E questa era la discesa mini verso un trasferimento fino a poco prima del santuario del Solane. Ecco, e adesso partiamo e facciamo la discesa del Prete. Fangosetta. E qua a destra. E questa era il Prete. E adesso andiamo a fare la rete. Qua a sinistra comincia la discesa della rete. E si capisce anche il motivo del perché la si chiama così.
bella pietraia. E qua si arriva a San Giorgio in Gana Poltron, al quale dedicherò un episodio suo, perché era comunque un centro molto importante per i Rusnati, era quando erano i romani, il Pagus a Rusnates, e faceva un po' capo a San Giorgio in Gana Poltron, dove era la pieve romanica. Velocissimo trasferimento verso Gargagnago. Un po' prima di Gargagnago comincia la discesa di Pineta Gargagnago. Qua è un taglio. Lì che ne sarà un altro, ma poi la strada grande. No. Bella discesa abbastanza veloce, però sempre all'occhio, perché delle sorpresine, tipo qualche scalinetta, qualche pieretta in mezzo, che può farti far caolea. Vabbè, già non sa. Ecco, sempre l'occhio qua, perché hai tantissimi escursionisti, quindi non correre troppo. E qua siamo a Gargagnago, adesso leggero trasferimento verso Sant'Ambrogio e abbiamo fatto il nostro giro. E alla fine siamo tornati a Sant'Ambrogio. Sto giro mi piace tantissimo, specialmente quando su Ghebelio si può andare sul Pastello a vedere tutto il panorama, è veramente un bel giro. E niente, se vi è piaciuto questo video, chi sì mi piace, iscrivetevi, mettete la campanella e iscrivetevi, mi raccomando, ho bisogno di iscritti, così farò altri contenuti. E mi raccomando, anche se in bici si va veloci, non è facile vederli fermarsi e torli su, ricordate, lasciare solo peste o stampi di rue e tor su solo sgauie. Ciao!